Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, sono arrivate da JLC PCB, sono arrivate le PCB che ho progettato prima su Multisim per poi passare su EasyIDA e ordinare le PCB. Cosa sono queste PCB? Ho dato già un'anteprima tramite uno short, non so se l'avete visto. Queste piastrine servono per fare dei test di comunicazione seriale tra le due unità di un climatizzatore. Ovviamente queste piastrine qua sono universali, ma per quasi tutti i clima riesci a vedere la comunicazione, tutti i clima che hanno la comunicazione monoseriale. Questa è la PCB finita. Adesso vi farò vedere come deve essere montata. Andiamo a mettere le resistenze. Sulla PCB possiamo vedere scritto che R1 R2 sta come le due resistenze di 3 watt. Qui mettiamo l'altra. Per quanto riguarda i diodi LED, l'anado va messo, per chi non lo sa, l'anado è la parte più piccola, al suo interno si intravede, non so se dalla videocamera si riesce a vedere, si intravede la piastrina più piccola all'interno del LED, che è l'anado, e va posizionato sulla parte retta del cerchio, dove c'è la linea retta. Sulla parte del cerchio va posizionato l'anado in questo modo. Quindi andiamo poi sul retro e andiamo a aprire i due fermi in modo che riesce a fermare bene, e tutti i componenti vanno messi in questo modo, in modo che anche se giriamo la piastra non cadono i componenti. Quindi andiamo a mettere l'altro diodo LED, l'anado sempre rivolto sulla parte retta del segno del cerchio. I diodi Zener vanno messi il positivo, che è la fascia nera che possiamo vedere qui, è il positivo, e va posizionato in questo modo. L'altro diodo Zener va posizionato frontalmente all'altro Zener, cioè positivo e positivo in questo modo. In pratica i diodi Zener vanno messi in questo modo, quindi le fasce nere vanno una di fronte l'altra, ok? Ovviamente vanno sempre aperti i fermi sotto. Ok, adesso possiamo saldare per poi tagliare tutti i piedini. Portiamo la punta vicino al punto da saldare, manteniamo per qualche secondo prima di avvicinare lo stagno. Una goccia di stagno è più che sufficiente, in modo da riempire tutta la piazzuola. Ok, perfetto. Adesso andiamo a tagliare con la pinza.
Ok, possiamo vedere che la PCB è pronta. Dobbiamo solamente mettere due cavetti con due coccodrilli come questo qua. Sui coccodrilli mettiamo una goccia di flussante. Andiamo a scaldare. Ragazzi, non sto accendendo l'aspiratore, altrimenti fa troppo rumore. Ok, a questo punto infiliamo i cappucci. Mettiamo un connettore. Cerchiamo di allargare un po' i pioletti in modo che si mantenga da solo. Ok, perfetto. Ok, pronto, questo qua invece senza morsetto, purtroppo non ne avevo, mi sono arrivati in questi giorni i morsetti, ma comunque è saldato e mantiene comunque. Per proteggere si può anche mettere una termorestringente, ovviamente da fare i buchi ai led, per far uscire i led fuori, oppure per fare i buchi precisi si può scaricare il master da Isida, e con il master si possono fare i fori precisi. Allora, prima di andare sul banco simulazione voglio fare una precisione, perché bisogna capire come funziona la comunicazione di un condizionatore tra due unità. Abbiamo l'unità esterna e l'unità interna. Quando bisogna usare il simulatore? Quando dà errore di comunicazione, che solitamente è 1, quindi l'errore 1 sta come errore di comunicazione, e in quel momento in cui dà l'errore di comunicazione vogliamo sapere se sta comunicando, perché non è detto che dà un errore di comunicazione tra le unità e il problema sta sulla comunicazione seriale. Un concetto molto importante è che sull'unità esterna di un condizionatore inverter ha una scheda che viene collegata alla scheda dell'unità interna. Questo cavo viene chiamato cavo S, cavo di comunicazione, e si appoggia sul cavo neutro, fa sempre da neutro, e il cavo S diventa fase. Fase perché? Perché ha un'alimentazione che solitamente si aggira dai 20 fino ai 70 volt. Questa schedina è stata progettata proprio per queste tensioni, cioè dai 70 volt ai 20 volt. Come abbiamo detto, abbiamo sulla morsettiera NS, solitamente l'N è blu e l'S dipende dall'installatore, perché alcune volte potrebbe essere rosso ma potrebbe essere anche di un altro colore.
Allora, se il rosso lo mettiamo su S e il nero sul neutro, si accende un LED. Se viceversa, il nero su S e il rosso su N, si accenderà l'altro LED. Quindi come posizioniamo o si accende un LED o l'altro, non è un problema. L'importante è che non mettere mai sulla fase, perché se si mette fase e S si accenderanno tutti e due i LED e non possono stare più di 30 secondi, perché altrimenti si bruciano le resistenze, si superano i 100 gradi e si brucierebbero le resistenze. Nel progetto potevo mettere anche delle resistenze di wattaggio più alto, però poi veniva troppo mastodontico e ho preferito farlo così, perché di regola non si dovrebbe mettere sul pin della fase. Ok, come stavo dicendo prima, abbiamo questi due cavetti NS. È importante capire che se stacchiamo il cavetto S, quindi se stacchiamo il cavetto S e andiamo a posizionare sul simulatore il cavetto S, lo posizioniamo qui, quindi un cavetto lo posizioniamo qui su S, l'altro su N, ed è staccato da una delle due unità, è probabile che non ci comunica niente, perché alcune schede, non tutti i clima, però sulla maggior parte dei clima è così. La tensione di appoggio la prende dalla scheda esterna, quindi che ne so, i 70 volt li prende dalla scheda esterna o 20 volt, e lo start bit lo manda l'unità interna. Quindi di conseguenza, se stacchiamo il cavo, le due macchine non comunicheranno, perché da un lato abbiamo la tensione e dall'altro lato abbiamo lo start bit. Se queste due macchine non sono collegate, non si vedrà comunicazione. Differente invece quando sulla parte esterna abbiamo tensione e start bit, tensione e start bit, abbiamo entrambi le parti da una delle due schede. In questo modo possiamo vedere la comunicazione anche se è scollegato il cavo S. Ovviamente la vedremo solo su una delle due unità. Ok, spero di essermi spiegato. Quindi facciamo un riepilogo: tensione dai 70/20, questa è la comunicazione, poi varia da marchi a marchi, dipende dai climatizzatori. Start bit la manda una delle due unità, o l'unità interna o l'unità esterna. Se su una di essa si dovesse trovare sia la tensione che lo start bit, su quella macchina vedremo anche la comunicazione staccando il cavo S, ok? Mentre invece se una ha la tensione e l'altra ha lo start bit, hanno bisogno di essere collegate per poter vedere la comunicazione, ok? È importante. Comunque sia, questa PCB, questo simulatore serve per vedere se effettivamente quando dà l'errore di comunicazione, la comunicazione è presente, perché nel momento in cui è presente, e allora significa che il problema può essere altro e non la comunicazione. Adesso andiamo a fare la simulazione, così vi faccio vedere come identificare se sta comunicando. Allora ragazzi, abbiamo una scheda Hisense sul banco e non ho messo tutti i collegamenti perché a noi ci interessa solamente che si alimenti. Per il momento però non ho collegato tra le due unità la comunicazione, perché
la scheda Hisense si può riuscire a vedere senza collegare il cavetto S, e adesso andiamo a vedere perché lo start bit lo dà l'unità interna. Ok, in questo caso si è alimentata anche la scheda esterna, sono accesi i LED, ma la comunicazione sta ancora staccata. Andiamo a mettere i due coccodrilli. Anche se metto le mani sopra non succede niente perché comunque ha una tensione bassa. Siamo intorno ai 20-30 volt su Hisense. Conviene sempre mettere i guanti, guardate un po' come sta comunicando. Se adesso vado a invertire i cavetti, si accenderà l'altro LED. Ok, possiamo vedere che quando il LED lampeggia significa che l'unità interna sta mandando i pacchetti dati. Adesso colleghiamo le due unità. In questo caso le due unità sono collegati e possiamo vedere il lampeggio del LED. Andiamo a invertire i cavetti. Eccolo qui, Purtroppo ragazzi mi sono finiti i LED rossi, ma anche questi colori vanno bene, perché uno è arancione e l'altro è viola. Ok, perfetto. Adesso proviamo su una Mitsubishi. Se proviamo a mettere il simulatore solo sulla parte esterna, solo sulla scheda esterna, quindi i LED non si accenderanno perché non c'è né tensione e né start bit. Qui tensione e start bit viene direttamente dall'unità interna, come vi ho spiegato prima sul disegno, e possiamo vedere che è collegato, la scheda è accesa ma i LED sono spenti. In questo caso non c'è comunicazione. Ok, adesso andiamo a vedere su una scheda Mitsubishi. Ok, questa è una scheda Mitsubishi, sempre cavetto di comunicazione rosso. Cavetto di comunicazione rosso e cavetto blu. Ho posizionato il simulatore che, come possiamo vedere, sta comunicando. Quindi scheda interna e lì abbiamo l'unità interna, cioè la scheda interna. Quindi in questo momento le due unità sono collegate e possiamo vedere che sta comunicando. Guardate il LED come lampeggia. Perfetto. Ok, adesso andiamo a vedere se queste schede hanno tensione e start bit tutto su una scheda oppure tensione e start bit separati. In questo momento ho staccato il cavetto S, eccolo qua. Questo è il cavetto S che è scollegato. Ok, ho collegato la scheda sull'unità interna tra cavetto blu e cavetto di comunicazione e possiamo vedere che il LED è acceso
e non sta comunicando. 0. Ok, LED è acceso perché comunque c'è una tensione ma non sta comunicando. Adesso mettiamo il coccodrillo sul cavetto S della scheda esterna e vediamo che si è acceso l'altro LED ma non c'è comunicazione, c'è voltaggio ma non c'è comunicazione. Ok, sulla scheda interna si accende il LED perché c'è un minimo di voltaggio tra neutro e S. Adesso andiamo a collegare nuovamente cavetto S all'unità interna e possiamo vedere che la comunicazione è ritornata. Possiamo vedere il LED come fa, Andiamo ad invertire i cavetti. E si accende l'altro LED. Eccolo qui, Bene ragazzi, il video finisce qua. Per chi fosse interessato alla schedina mi può contattare tramite email su mimmorefrigger@gmail.com. vi lascio l'email sotto in descrizione oppure lo trovate alla fine del video. Prima di chiudere vi ricordo che ci saranno altri progetti tipo il simulatore del ventilatore fan, il simulatore della valvola di espansione elettronica. Voi nel frattempo, mi raccomando, iscrivetevi al canale e da Mimmo Refrigger questo è tutto e ci vediamo ad un prossimo video.